Quello che state per ascoltare non è un semplice video di cronaca. È il diario segreto di un uomo che il tempo ha quasi cancellato. Mi è stato affidato perché la verità a volte ha bisogno di una voce giovane per non essere dimenticata. Io sono Cypher Code XT ed oggi entriamo nella mente di chi ha vissuto l'enigma di Somerton dall'interno. Per 70 anni, ogni caso risolto, ogni medaglia appuntata al petto, non è servita a niente, solo a nascondere un fallimento, uno solo, quello che ha segnato tutta la mia carriera e ha distrutto la mia vita. Molti mi conoscono come l'ispettore che risolveva gli enigmi, ma è una bugia. Io sono solo l'uomo che non ha scoperto il nome dell'uomo di Somerton. Questa non è la storia di un crimine, è la mia confessione, è l'ammissione di un errore che mi ha mangiato l'anima per 70 anni e che continua a farlo, anche ora che la mia carriera è finita. Un errore nato dalla presunzione, dalla cecità di un giovane detective che si sentiva invincibile. Era l'estate del 48, l'inizio di dicembre ad Adelaide, con quel caldo secco che preannuncia la vera estate australiana. Io ero un giovane agente, pieno di quell'arroganza che ti danno solo l'uniforme e un paio di casi facili. Credevo di poter leggere dentro le persone, di vedere il mistero dove gli altri vedevano solo la quiete. Poi è arrivata quella chiamata, un corpo sulla spiaggia di Somerton Park, impeccabilmente vestito, appoggiato al muretto frangiflutti come se guardasse il mare. Sembrava dormire, ma l'alba di quella mattina aveva un'aria cupa, quasi profanata. L'uomo non aveva nome, non aveva documenti. Persino le etichette dei suoi vestiti erano state meticolosamente rimosse. Un fantasma. Ce lo siamo trovati davanti, in una posa serena, quasi teatrale. L'unica cosa fuori posto era una sigaretta spenta, appoggiata sul colletto della giacca. Nessun segno di violenza. Il medico legale non trovò una causa chiara, ma ipotizzò un veleno raro, impossibile da tracciare. Ricordo ancora il silenzio assurdo di quella scena, rotto solo dalle onde e dalle domande senza risposta che già affollavano la mia mente. Per i miei capi e per la stampa era un caso senza precedenti. Una spia della guerra fredda, un agente segreto, l'ipotesi affascinava tutti. Era la pista più eccitante, quella che trasformava un corpo senza nome in un romanzo internazionale. E io, nel mio orgoglio, ci sono cascato in pieno. Ero convinto, dannatamente convinto, che la soluzione fosse in un codice cifrato, in un intrigo più grande di noi. Quell'uomo per me non era solo un corpo, era diventato un simbolo. Certo, volevo dargli un nome, ma volevo soprattutto dimostrare quanto fossi bravo. Volevo essere l'eroe che risolve l'enigma impossibile. Non avevo idea che, invece, lo stavo solo rendendo più fitto. Le prime settimane sono state una caccia al tesoro febbrile. Trovammo una valigia alla stazione, piena di altri vestiti senza etichetta. Poi, la scoperta che cambiò tutto. In una tasca segreta cucita nei suoi pantaloni, un piccolo pezzo di carta arrotolato. C'erano 2 parole stampate. Tamam Shud, finito, in persiano. Quel biglietto ci portò una copia rara di un libro, il Rubaiyat di Omar Khayyam, e sul retro del libro un codice indecifrabile e un numero di telefono. Era il numero di un'infermiera, Jessica Thompson, che viveva a pochi minuti dalla spiaggia. L'abbiamo interrogata. Era nervosa, evasiva. Ha ammesso di aver posseduto quel libro e di averlo dato a un uomo, ma ha negato di conoscere il morto. Il suo sguardo era terrorizzato. Ero frustrato. L'enigma della spia doveva essere la chiave. La mia teoria doveva essere giusta. È stato allora che ho fatto l'errore, quello che ancora oggi mi tiene sveglio la notte. Ho liquidato la sua testimonianza, con sufficienza. Che c'entrava un'infermiera di periferia con lo spionaggio internazionale? Non aveva senso. Per me era solo una pista minore, una donna spaventata da uno scandalo. Il vero mistero era nel codice, non nel suo sguardo. Restiamo concentrati sul codice, dissi. La risposta è lì, non nella vita di una donna qualunque.
Quella è stata la mia condanna. Abbiamo perso mesi a cercare di decifrare quelle lettere senza senso, a seguire piste che portavano a Mosca o a Washington. Tempo prezioso, buttato via. Nessuno ha mai più interrogato a fondo quella donna. Nessuno ha provato a capire cosa la spaventasse tanto. Quando finalmente abbiamo capito che la pista dello spionaggio era un vicolo cieco, era troppo tardi. La traccia era svanita. L'infermiera si era chiusa nel silenzio, portandosi via la nostra unica vera occasione di scoprire chi fosse l'uomo di Somerton. Ero stato così cieco, così innamorato della storia che mi ero costruito in testa, da non vedere la verità quando mi aveva guardato dritto negli occhi. Mesi dopo, il caso è stato archiviato. Identità sconosciuta. Parole burocratiche, fredde. Per me sono state una sentenza. Quel giorno qualcosa dentro di me si è rotto per sempre. Tornavo a casa e mia moglie mi guardava come un estraneo. C'ero, ma non c'ero. La mia testa era rimasta su quella spiaggia, o a fissare quel codice indecifrabile. Ho iniziato a passare le notti sui libri di crittografia. Sul lavoro sono cambiato. Più freddo, meticoloso fino all'ossessione. Ho risolto decine di casi dopo quello. La mia carriera è decollata. Sono diventato l'ispettore a cui danno i casi impossibili, ma ogni successo aveva un sapore amaro. Ogni volta che risolvevo un caso, il mio pensiero non era di soddisfazione. Andava a quell'unico fantasma a cui non ero riuscito a dare un nome. Ogni medaglia era un'ipocrisia. Come potevo accettare un premio quando il mio più grande fallimento mi fissava dal fondo di un cassetto, dove tenevo il fascicolo dell'uomo di Somerton? Mia moglie se n'è andata dopo qualche anno. Tu non vivi più con me, mi ha detto. Vivi con un fantasma e io non posso competere con un morto senza nome. Aveva ragione. L'ossessione era diventata la mia unica compagna. Ho riaperto quel fascicolo per conto mio decine di volte, senza mai trovare niente. Niente che potesse dare un senso a quelle lettere. Solo silenzio e il peso del mio errore. Oggi sono in pensione. Ho restituito pistola e distintivo. Dovrei sentirmi in pace, godermi il tempo libero. Invece sento solo un'urgenza. Adesso che non ho più il potere di un uniforme, mi resta solo il dovere della memoria. Perché ne parlo solo ora? Perché per 70 anni la vergogna mi ha tenuto zitto. Ma la vergogna non serve a niente, non ridà un nome a quello sconosciuto. C'è una cosa che mi tormenta più di tutte. Sul suo corpo, all'epoca, non trovarono indizi utili con la tecnologia del 48, ma oggi, con le nuove tecnologie, il suo stesso corpo è diventato l'archivio. Recentemente, le autorità hanno riesumato i suoi resti. Il suo DNA potrebbe finalmente raccontare la sua storia. Potrebbe darci un nome, un'origine. Potrebbe finalmente dirci chi era e perché è morto su quella spiaggia. Ho scritto una richiesta, da semplice cittadino. Ho chiesto di essere informato, di non lasciare che quel campione di DNA finisca di nuovo in un archivio. Un vecchio caso, un poliziotto in pensione. Magari penseranno che sono solo un pazzo ossessionato, ma non mi importa. È l'ultima cosa che posso fare, non per la mia carriera, non per il mio orgoglio. Per lui, per un uomo a cui è stato tolto tutto, persino il nome, e che da 70 anni aspetta una risposta da un uomo che l'ha deluso. E, qualche giorno fa, la risposta è arrivata. Non era una spia russa, non era un agente segreto vittima della guerra fredda, non era l'eroe di un romanzo di spionaggio che mi ero costruito nella testa per sentirmi un grande detective. Si chiamava Carl Webb, un ingegnere elettrico di Melbourne, un uomo che amava le scommesse sui cavalli e che scriveva poesie, un uomo che semplicemente era scomparso dalla vita di tutti. Non c'era nessun complotto internazionale, c'era solo la solitudine di un uomo che aveva deciso di finire i suoi giorni su una spiaggia, lontano da tutto. Carl Webb, un nome comune, un uomo comune. Sapere il suo nome oggi non mi dà la pace che speravo. Al contrario, rende il mio errore ancora più pesante. Se non fossi stato così accecato dal mito della spia, se avessi guardato quell'infermiere e quel libro con l'umiltà di chi cerca un uomo e non un fantasma, forse Carlo non sarebbe rimasto l'uomo di Somerton per 70 anni. Avrebbe avuto un funerale con il suo nome sulla lapide mentre ero ancora in servizio. La verità è arrivata,
ma è arrivata fuori tempo massimo per me. Carlo Webb è tornato dall'oblio, ma io resto qui, con il mio distintivo nel cassetto e il ricordo di quel Tamam Shud, che per me, per 70 anni, non è mai stato finito. Questa è la mia confessione. Non cercate il mistero dove c'è solo l'uomo, perché a volte l'enigma più grande non è un codice cifrato, è solo la nostra voglia di non vedere la realtà. La verità non ha data di scadenza, ma il rimpianto, quello sì, dura per sempre. E voi? Qual è il mistero, il codice o l'enigma che vi tiene svegli la notte? C'è una storia irrisolta che vorreste che io provassi a decifrare insieme a voi? Scrivetelo qui sotto, tra i commenti. Forse insieme non commetteremo lo stesso errore che ho fatto io.